Good morning, how are you? I'm fine. Come va? Tutto bene? Bene, oggi andremo a realizzare sempre un piatto di mare molto semplice con degli ingredienti che si possono reperire sul mercato ordinario. E diciamo questo piatto lo voglio dedicare un pochino alla provincia di Fermo, perché il maccheroncino che andremo ad utilizzare è tipico della provincia di Fermo. Sono le Marche, la regione dove io vivo, non è la regione dove sono nato, però è la regione dove io vivo, quindi ci tengo in maniera particolare. Allora, gli ingredienti sono questi: cozze, vongole veraci, poi calamaro, triglie che andremo a sfilettare, cicale di mare e scampi. Poi mettiamo un pezzo di limone, dell'alloro, del peperoncino a piacimento a chi piace, aglio, peperone dolce, prezzemolo, pomodoro pachino, un pochino di salsa che del mio orto che ho fatto in casa, la salsa di pomodoro, che dà una bella corroborata al piatto. Il principe di questo piatto è la pasta, che è una pasta all'uovo, tipica, come avevo detto, della provincia di Fermo. È il famoso maccheroncino di Campofilone. C'è una sagra annuale che è molto famosa. Questo è il famoso maccheroncino di Campofilone, una pasta all'uovo molto fine che basta un minuto di cottura, basta inserirla nell'acqua e tirarle su. Questo è il piatto la pasta che andrò a mettere per il piatto. Ora prendiamo le nostre cozze e vongole e io aggiungo un pochino di acqua, ok? Giusto per non farle aderire. Io le metto tutte insieme per rapidità, per praticità, ok? Copriamo. Ed andiamo a farle aprire con vivacità. Forno al massimo, fuoco vivace. Bene, mettiamo a bollire dell'acqua per poter scottare i pomodorini. Li mettiamo a lavare. Prima di farle scottare in acqua bollente, gli facciamo al pomodorino un taglio così, doppio, così, che in modo tale, come si apre, possiamo meglio sbucciarle, ok? Vedete? Le nostre cozze e vongole si sono aperte, adesso le andremo a sgusciare e ne lasceremo qualcuna solo per guarnizione sul piatto. Bene. Ok, la nostra acqua bolle, vedete il pomodorino che ho intaccato nella parte anteriore, li prendiamo e li andiamo a far dare una scottata. Bene, ora mettiamo a raffreddare nell'acqua fredda il nostro pachino che abbiamo precedentemente scottato. Vedete come diventa più facile pulire il nostro pachino? Ecco qui, vedete come si sbuccia? In una maniera rapidissima. Andiamo a togliere l'acqua di vegetazione e i semi, vedete? Il pomodorino deve rimanere pulito. Togliamo anche la parte finale, così. Ora prendiamo le nostre vongole, le nostre cozze che abbiamo fatte aprire, le sgusciamo e le andiamo a riporre in una terrina. Mettiamo all'interno adesso un po' del nostro sugo. Ora andiamo a lavare il nostro pesce, a preparare il nostro pesce. Calamaro, che in precedenza l'abbiamo già pulito, ma lo andiamo ad aprire. Poi andiamo pulito perfetto. Perfetto. Prendiamo le cicale di mare. Puliamo la nostra cicale di mare andando a togliere i tentacoli, così, in questa maniera. Poi, allo scopo di non pungersi la bocca quando si va a degustare, togliamo queste parti che sono pungenti e che quindi spesso
quando si mangia, si va in alcuni locali, si trovano queste parti che pungono sulla bocca e sono fastidiosissime, invece bisogna eliminare tutto, ok? Ecco. Poi andremo a togliere tutta questa parte qui, i vari tentacoli. Perfetto. La nostra cicala di mare è pulita, basta togliere poi la parte dove ci sono i tentacoli, ecco qui, gli occhi, ecco, eccola poi, pulita. Adesso andiamo a pulire il nostro scampo, gli togliamo i tentacoli, sempre i soliti tentacolini, io li tolgo, lascio solo le chele, che sono sempre cose fastidiose. Il piatto deve essere pulito. Poi andiamo a togliere sempre le nostre parti che pungono, così, ecco. Perfetto. Il nostro scampo è pulito. Eccolo qua. Bene, ora prendiamo le nostre triglie, eccole qua, togliamo la parte, le pinne, poi apriamo il nostro pesce qui al centro, lo evisceriamo, io tolgo anche queste branchie che hanno tutto quanto, le pinne caudali. Accorciamo un pochetto anche la punta, così. Il nostro pesce, voilà, è bello pulito, perfetto. Ora prendiamo le nostre trigliette e le andiamo a sfilettare. Prendiamo un coltello, uno spilucchino, cosiddetto spilucchino, e andiamo a sfilettarlo in questa maniera. Ecco, sfilettiamo, partiamo dalla base, andiamo su. Ecco qua. Vedete? La nostra triglia si è sfilettata, perfetto. Ora laviamo il nostro pesce con del vino bianco. Tutto il nostro pesce viene lavato col vino bianco, perfetto. Perfetto. Ora andiamo a mettere nella nostra padella dell'olio extravergine d'oliva in abbondanza. A me piace l'olio d'oliva del mio campo. Ok. Poi andiamo ad aggiungere l'aglio. Metto sempre un pezzettino di peperoncino, fuoco molto vivace, ok? Aggiungiamo anche il nostro peperone, guardate che colori, l'alloro, e anche un pezzo di limone che poi andremo a togliere appena va. Che profumi inebrianti! Ora andiamo ad aggiungere i nostri pesci in base al grado di cottura. Per prima mettiamo il calamaro e le cicale. Ecco qui. Adesso faremo cuocere leggermente questi pesci, poi andremo ad aggiungere lo scampo e per ultimo la triglia, perché la triglia basta un niente, quindi pochissimo tempo. Bene, ora aggiungiamo anche il nostro pomodoro, è già cotto, diciamo, quindi necessita di poca cottura insieme al pesce. Che profumo, il profumo del mare. Ora aggiungiamo gli scampi, quindi facciamo dare una cucinatina e poi aggiungiamo le triglie. Ora aggiungiamo la nostra triglia, quindi qui abbiamo un tripudio di sapori,
di profumi, di pesce di vario genere. Già immagino questo piatto. E per ultimo in cottura. Bene, ora aggiungiamo il nostro prezzemolo. Eccolo qui. Togliamo prima il limone e l'alloro. Il prezzemolo ne lasciamo un po' per la guarnizione. Per non farlo cuocere, farlo diventare marrone, andiamo ad aggiungere subito il sugo che ha rilasciato le cozze e le vongole a freddo, in modo tale il prezzemolo resta integro e non viene cucinato, non diventa marrone, quindi rimane il suo colore naturale che è il verde. Andiamo ad amalgamare ancora un pochino a fuoco abbastanza vivace per altri 3 minuti. Ora andiamo ad aggiungere il nostro pachino che ho opportunamente triturato così a fresco. Ne lasciamo un pochino per guarnire poi con la pasta. Mi raccomando, la pasta necessita di 1 minuto di cottura e non di più. 1 minuto, cioè adesso portiamo al massimo dell'ebollizione. Ecco qui, la nostra pasta bolle. Mettiamo giù la pasta. Ecco questo maccheroncino fino 1 minuto. Vedete, la pasta appena da su è pronta, è cotta, ok? Ora spegniamo il nostro sugo perché non ha bisogno di mantecatura, spegniamo tutto, andiamo a versare la nostra pasta, ok? Aggiungiamo ancora un po' del nostro pomodoro al fresco, ok? Adesso andiamo ad amalgamare il tutto, il nostro sugo. Benissimo. Il piatto lo possiamo chiamare un maccheroncino di Campofilone allo scoglio by Enzo, con delle varianti che io ho portato. Bene, il piatto è terminato. Andiamo ad assaggiare questo tripudio di profumi di mare e di terra. Andiamo ad assaggiare. Il sapore del mare è qualcosa di indescrivibile, veramente è un tripudio di sapori, un gran bel piatto. A questo piatto io abbinerei un vino locale del paese dove vivo e la Ribona. È un vitigno autoctono della provincia di Macerata, cosiddetto anche maceratino. Ottima sapidità, profumi inebrianti che si sposano benissimo con questo piatto di pesce. Buon appetito a tutti!